Bentornati a Scoring for Films da Vito Lorè e Fabrizio Campanelli, che anche questa volta vi intrattengono raccontando scene di vita vissuta, scene di non solo di cose fatte, ma in questo caso di saggezza. Esatto, perché noi, sebbene non lo sappiano alcuni, scriviamo musica da film e raccontiamo incredibilmente a volte cose che hanno detto o dicono compositori di Hollywood, come dire, i cui budget sono stellari. Quindi nella nostra attività ci troviamo a che fare con delle situazioni in cui si imbattono anche James Newton Howard, Harry Gregson Williams e altri autori che hanno raccontato tante belle cose. Vediamo. Fior di compositori come il mio adorato James Newton Howard, che Vito sta a James Newton Howard come Fabrizio sta a Thomas Newman. Esatto. Dice una cosa molto importante sui mock-up che diciamo spesso ai ragazzi alle masterclass. Esatto. Abbiamo detto anche poche settimane fa, e cioè che il mock-up, il provino se vogliamo dire in altra maniera, è parte del processo creativo. Quindi il mock-up va fatto già pensando al suono. Ovviamente sono che uno ha a disposizione. Qualcuno avrà delle libraries di suoni stupendi, qualcuno magari ha dei suoni un po' più datati, ma da quelli bisogna partire. Quindi è sempre fondamentalmente un procedimento sbagliato quello di scrivere magari sulla carta o sul sequencer e poi realizzare. No, bisogna partire sempre dal suono. Perché dicono questo? Perché magari, avendo fatto il contrario, hanno vissuto molto male il risultato, la reaction del regista, del produttore. Certo. E perché può essere vissuta molto male? Perché oggi, lo diciamo sempre, il produttore, il regista, il montatore vogliono sentire subito, perché sanno che possono, quindi un qualcosa di molto prossimo a quello che sta il risultato finale. Quindi se noi pensiamo qualcosa che non potrà essere sentito nella maniera efficace attraverso i samples, non potremo raccontarlo. Senti, guarda qua, poi si incroceranno le linee, faranno un portamento, immagina questa cosa. Adesso fallo. Se puoi farlo, fallo. E come dice Christoph Beck, che non è esattamente l'ultimo arrivato, you can't write for the orchestra and then mock it up. Cioè non puoi scrivere prima l'orchestra e poi trasformarlo in mock-up. Non funziona. Non funziona. Bisogna scrivere nei limiti dei samples, perché il nostro provino, lo ricordiamo, è fatto con i samples, con i campioni o con altri strumenti come noi consigliamo spesso, gli SWAM e gli audio modeling, che sono sintetizzatori e modelli fisici. E quindi più palette hai, più strumenti a disposizione hai, più possibilità hai di tramutare la tua idea in qualcosa di ascoltabile. Se non puoi, devi rispettare purtroppo i limiti degli strumenti che hai a disposizione. Terza regola aurea che ci regala ancora lo zio James: non quantizzate soprattutto archi e fiati. Per il realismo la quantizzazione è la morte. Esatto. Perché rende tutto robotico. Esattamente. Soprattutto i fiati, realisticamente, archi e fiati, è difficile che partano esattamente al millisecondo, anzi quello sfasamento è proprio il bello, no? Quello che noi percepiamo come ricco, come reale, vivo, ecco. E quindi giustamente dice: cerchiamo di vendere vivo il provino anche in questo modo. Quindi non quantizzate. Sempre Howard dice un'altra cosa fondamentale che noi, anche quella, chissà com'è l'abbiamo detto: muovere gli slider. Questi benedetti slider sono i controller MIDI, no? Quelli che noi utilizziamo per tipicamente modulare per l'espressione, il volume, la modulation, tante cose, insomma. Okay. Che controllano la dinamica e altri parametri. Ecco, muoviamoli questi parametri. Il campione necessita una continua modifica di questi parametri perché sia percepito come vivo, come reale. Anche perché normalmente i campioni sono appunto delle registrazioni di un qualcosa, quindi alcuni campioni hanno già al proprio interno delle dinamiche, in altri casi no, e se li manteniamo piatti
piatto resterà anche l'elettroencefalogramma del nostro provino. Ed il regista. Ennesimo trucchettino che ci suggerisce lo zio James Newton. Allora, come rendere più realistico l'attacco? Spesso l'attacco del campione non è credibile. Allora cosa fa lui? Lui attacca la nota, abbassa immediatamente il volume e poi lo ritira su. Questa cosa gli dà un attacco che ovviamente non sarà identico a quello dell'orchestra vera, ma il senso sarà quello, si avvicinerà. Sì, perché giustamente lui fa notare come molti campioni abbiano un attacco un po' finto della nota, cioè per rispettare ciò che noi ci aspettiamo, diamo un po' di messa di voce col volume. E come non stare ad ascoltare i consigli dello zio Howard? Altro consiglio che non viene solo da Howard, ma ad esempio da Danny Elfman. Diverse interviste rivelano come a Hollywood si usi mettere diversi layer, diversi strati di samples sulla stessa linea per generare un suono, ad esempio quello degli archi, più ricco. Come? Dando al corpo, quello che chiamano body, un layer, dando agli attacchi un layer, dando un altro layer, cioè un altro strato di sample che fa sempre le stesse identiche note, ovviamente, un suono mutato con la sordina. Certo, Quindi, spesso si usa mettere insieme il suono con il suono senza sordina. Elfman dice che spesso lui proprio in automatico mette sopra il suono di sample main, il principale, sempre un layer di sordina, perché questa somma sul campione, non nella realtà ovviamente, avvicina il suono a quella settosità degli archi che percepiamo come naturale dal vivo. Però adesso i ragazzi diranno: oh, ma che sbatti faresti? Ma nessuno ha mai detto che sarebbe stato facile. Vi stiamo dicendo come renderli migliori, mi sembra già un buon punto di partenza. Altro consiglio: l'uso dei riverberi. Molte volte i riverberi vengono usati un po' ad cazzum, cioè un po' così, questo qua mi piace su questo mi piace su quell'altro. Generalmente è buona norma avere uno stesso ambiente, ma la ragione è intuitiva, non c'è bisogno di nessuna spiegazione esoterica. Un unico ambiente appunto replicherà un unico ambiente. Se invece abbiamo questo qua che suona come in una chiesa, questo che suona come in una cantina, certe cose noi le sentiamo, le percepiamo come finte o come credibili. Esatto, e il punto è proprio la verosimiglianza. E quindi cosa possiamo dire a proposito di questo ambiente? Prendetevi Ambiente. E cos'è Ambiente? È il plugin che è integrato nell'eSWAM, ma che è utilizzabile anche singolarmente. Che cosa fa? Ti dà la possibilità di inserire non solo gli strumenti virtuali, ma anche le tracce audio, qualunque altra cosa, nello stesso ambiente. E quindi avrete, questa è una roba una stanza piccola, media, grande, la cattedrale, quello che volete, e potrete mettere appunto non solo questi suoni, ma anche vostre cose, vostre registrazioni, file audio, samples, l'accidenti che volete in quell'ambiente. Una volta che la matrice è omogenea, da questa matrice poi noi potremmo fare ulteriori processazioni, ulteriori riverberazioni, come facciamo esattamente quando andiamo a registrare. Avremo nella registrazione il suono della chiesa o di una stanza dove abbiamo proprio fisicamente messo i musicisti e messo i microfoni, e noi dopo potremo andare a trattare su una base coerente di partenza. Altra regola d'oro: i mock-up influenzano le decisioni economiche in due maniere. La prima banalmente è che io e Fabrizio mandiamo un provino al regista, il suo suona bene, il mio suona da schifo, credetemi, è molto più probabile che scelgano il suo rispetto al mio. È fatale, il regista sente due cose, uno che suona bene e uno che suona male, fatalmente sceglierà. Ma c'è anche un'altra ragione che può influenzare, perché se io registro un mock-up fatto bene e poi il regista se ne innamora e il produttore anche, magari potrò avere anche un organico più grande di quello che poteva essere in origine, perché gli do: guarda però che per ottenere questa roba qua devi aprire il portafogli.
O più piccolo. O più piccolo. Ad esempio, certo, non è detto no? che per forza più grande sia necessariamente sintomo di migliore. No, tu hai fatto un provino con 16 primi, 14 secondi esatto. e una valanga di archi, sì. no? Quindi questo suono già nei campioni larghissimo, adatto per distese infinite, e magari ci sono due che si stanno baciando su un letto di una stanza. Certo. Arrivo io, uso una chamber piccolina con questo suono molto crudo degli archi, il regista dice eccolo il carattere che volevo, e quindi il budget non si riduce in senso negativo, li fai contenti perché certo. è meno gente, però è più giusto per il linguaggio del film, e quindi è in grado di orientare anche le scelte il provino. Quindi sia in più che in meno, ma l'importante è che sia verso la scelta migliore. E adesso scendiamo nel dettaglio. Poi i trucchetti da pro, da super pro, perché qua raccontiamo cose da pro. Te la lancio io, lo staggering degli attacchi. Parla come mangi, ti rispondo. Ci riferiamo alla sequenza con cui nella realtà si attiva la massa sonora degli strumenti, da quelli più veloci, ovvero quelli più alti, i violini, a quelli più bassi, i contrabbassi. Sappiamo che il contrabbasso, per attivare il suono, è come un trattore, cioè la massa, no? La lunghezza d'onda è più ampia, per mettere in moto la macchina ci vuole un tempo maggiore rispetto ai violini. E quindi come si può fare? E iniziamo a rendere leggerissimamente sfasato questo ingresso degli archi e avremo un effetto di realismo e di verosimiglianza molto maggiore. Lasciami indovinare, magari i violini prima, i violini un po' dopo, i celli ancora un po' dopo e i contrabbassi ancora un po' dopo. Ragazzi, non stiamo parlando di 10 secondi, millisecondi, però millisecondi, sufficiente a rendere poi la cosa più realistica. E mi voglio rovinare, compreso il prezzo, ti butto lì anche la casualità nella velocity, cioè quando noi andiamo a sistemare le cose sul piano roll o a ripetere le note, a scriverle o a suonarle. Farai tutto il 64, immagino, no? Certo, il modo migliore per far percepire una roba terribile. Invece, cosa facciamo? Selezioniamo tutte le nostre notine e poi con la pennina tac, cosa che io faccio, cioè proprio io che la faccio un po' così, in modo che tutte le linette delle velocity siano tutte diverse. Oppure faccio con lo script random. Fai tu. Esatto, cosa che faccio a volte anche con gli attacchi, Cioè non quantizzo, a volte uso il quantize non per quantizzare l'inizio a tempo, ma per dargli un random quantize di 5-6 tick che mi spostano e mi umanizzano gli ingressi. E adesso però anch'io tiro un trucco bellissimo, quello che si chiamano i bassi invisibili. Cioè praticamente questa tecnica consiste nel rinforzare soprattutto i violoncelli con dei bassi synth leggeri, e cioè chiaramente non deve essere un suono preeminente, un suono come dire impattante, però con la classica cosa, sai, quando metti quel pizzico di maggiorana nel brasato, ecco, è quella roba lì, che guarda caso che non si sente nelle masterclass, no? Continuiamo, abbiamo fatto l'esempio dei bassi triangolari o sine, no? Desplat è il maestro dell'uso del basso, non solo in maniera evidente come sostegno all'orchestra, ma anche in maniera subliminale. E quindi magari non ve ne accorgete, ma c'è. Beh, e per chiudere un trucchettino sui divisi, lo vuoi dare? Sì, dividete come se fossero veri gli strumenti, le famiglie. Perché sennò cosa succede? Io prendo il campione, lo faccio fare due voci e quelle divisi. No, non è divisi. No. Non funziona. Famiglie, violini primi, violini secondi, viole, celli, contrabbassi, legni. Ecco, pensare per famiglie dà al campione quel grado di realismo per cui se scrivo un brano e faccio un provino con dei campioni di 15 anni fa, cosa che faccio spesso, se sono buoni, ok? No. Ed è scritto bene, viene percepito molto più naturale, realistico, anche impattante rispetto a un provino fatto con questi strafighissimi ultimi samples incredibili, eccetera, scritti male, non pensati divisi, non organizzati in un modo
diciamo orchestralmente giusto, corretto, coerente, come se fosse nella realtà, e quindi vincono dei samples di 15 anni fa rispetto a dei super incredibili ultimissimi samples. Sì perché sono belli gli ensemble e così, esatto. poi, belli finché li suoniamo, belli. però insomma. Bene, vi abbiamo dato ragazzi un sacco di trick, potete aggiungerne qualcun altro se nei commenti, se vi viene in mente qualcosa, così in modo che anche gli altri colleghi o semplicemente follower possano apprendere qualche trucchetto. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, potete lasciare hype o potete anche mandare dei soldi ragazzi, cioè noi non riusciamo mai, ma se te voglio fare un super chat, donate bonifici, cioè lo potete fare. E direi che ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.